Buongiorno e benvenuti o bentornati nella mia cucina. Oggi farò i bignè di San Giuseppe. Se qualcuno si starà chiedendo perché, visto che avevo già fatto i bignè o la pasta choux qualche giorno fa, in realtà il bignè di San Giuseppe è differente per due motivi. Uno, perché comunque va fritto invece che al forno, ma la seconda è perché è un dolce molto tipico e molto sentito qui a Roma e che si fa solo ed esclusivamente nel giorno della festività del papà, quindi il 19 marzo. Ma per sapere il perché e la sua storia vi rimando alla fine del video. Noi quindi adesso ci vediamo gli ingredienti e la ricetta e ci sentiamo dopo. E per chi mi viene a trovare per la prima volta o magari già mi è venuto a trovare ma non si è iscritto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella lì sotto così rimanete aggiornati sulle mie prossime ricette. Ci vediamo dopo. Fate sciogliere il burro insieme all'acqua e il sale. Come raggiunge il primo bollore, versate tutta quanta la farina all'interno del pentolino. Avendo meno burro l'impasto risulterà un pochino più duro rispetto al bignè tradizionale, quindi ci vorranno 1 minuto o 2 perché si cuocia, ma ricordatevi sempre che sarà pronto quando al fondo del pentolino farà la famosa pellicina. Ora mettete a raffreddare la vostra polenta o impasto grezzo all'interno di una ciotola. Io ho utilizzato quella della planetaria. Ora mettete in moto la planetaria alla velocità più bassa e aggiungete un uovo per volta. Quando si è assorbito il primo potete aggiungere il secondo. Se serve staccate dalle pareti l'impasto e mettetelo al centro e poi rimettete in moto la planetaria. Questa operazione potete farla benissimo anche a mano, ci vorrà soltanto qualche minuto di più. Mettete ora la vostra pasta choux all'interno di un sacco a poche con bocchetta liscia da 10. Scaldate adesso l'olio di semi a una temperatura non troppo elevata. Se volete ascoltate i miei consigli alla fine del video. Su dei pezzetti di carta da forno mettete la vostra pasta choux. Ora immergete i vostri bignè con tutta la carta da forno all'interno dell'olio caldo. Si staccherà delicatamente da solo. Mi raccomando, girate spesso i vostri bignè, si dovranno colorare uniformemente. Una volta che si sono aperti completamente, metteteli a scolare sulla carta da forno. Ora potete riempirli con la vostra crema tramite un sacco a poche con la bocchetta liscia. Mi raccomando, devono essere belli pieni. E ora copriteli con dello zucchero a vero vanigliato. Ecco i vostri meravigliosi bignè di San Giuseppe. Buon appetito! Eccoci di nuovo qui. Allora, intanto due consigli molto importanti per fare questo bignè di San Giuseppe veramente bene. Il primo, come avete visto gli ingredienti, ci va molto meno burro rispetto a quello del forno, perché in frittura ha bisogno di molti meno grassi. In più l'acqua che ha all'interno deve evaporare e aprire il bignè per farlo diventare vuoto all'interno e bello grande. Il secondo consiglio, ed è quello più importante, è quello di non portare la temperatura dell'olio al massimo, ma deve stare tra i 130 e i 150 gradi. Questo perché deve friggere lentamente in modo tale da permettere al bignè di aprirsi e di svuotarsi all'interno. Questo è veramente molto importante, mi raccomando.
Adesso invece parliamo della storia di questo dolce. La festività di San Giuseppe a Roma è sempre stata molto sentita, ma perché addirittura risale nell'antica Roma. Infatti in quel periodo, nel mese di marzo, si festeggiavano i Liberalia. Era in realtà la celebrazione di Liber Pater, ovvero venivano festeggiati Bacco e Proserpina. Bacco, che era il padre del vino, dell'ebbrezza e anche dei vizi, e di Proserpina, che era la dea dell'abbondanza e protettrice del grano, ovvero della rinascita. E per festeggiare appunto Proserpina si facevano delle frittelle di grano. Poi in epoca cristiana venne sostituita con la festa San Giuseppe, che viene festeggiata il 19 di marzo, che non è altro che la vigilia dell'equinozio di primavera, il momento in cui proprio gli antichi romani festeggiavano con i loro baccanali Bacco e Proserpina. Nelle epoche passate, neanche tanto lontane, il popolo romano commemorava con tanti festeggiamenti. In pratica, in tutte le chiese dedicate a San Giuseppe, soprattutto quelle di San Giuseppe dei Falegnami, che si trova vicino al Foro Romano, proprio al centro storico di Roma, venivano quelli che sono chiamati i frittellari e mettevano sui banchi per vendere le frittelle e i bignè di San Giuseppe. E un'altra curiosità, i Falegnami il giorno 19 festeggiano la festività, ovvero non vanno a lavorare. E per farvi capire quanto era sentita la festività da parte dei romani, diversi poeti, Gioacchino Belli, Zanazzo, ma anche Checco Durante, nel 1950 gli dedicò una poesia. Io vi cito soltanto pochissimi versi perché è un po' lunga. Se volete la potete trovare su internet tramite Wikipedia. San Giuseppe Frittellaro, tanto buono e tanto caro, tu che sei così potente da aiutare la povera gente, tutti pieni di speranza, te spedimo quest'istanza. Ecco, questi sono soltanto i primi versi di una poesia abbastanza lunga, quindi non ve la cito tutta, però per farvi capire quanto era veramente sentita questa festa. Oggi purtroppo l'unica cosa che rimane è questo dolce straordinario che è appunto il bignè di San Giuseppe, e per evitare qualsiasi confusione è completamente diverso dalle zeppole di San Giuseppe che fanno a Napoli, che sono ugualmente buone. Intanto la crema sta dentro e non all'esterno, e comunque non ha l'amarena, mentre invece i bignè di San Giuseppe sono essenzialmente fritti, tant'è che poi proprio per questo motivo a San Giuseppe veniva chiamato dai romani simpaticamente San Giuseppe Frittellaro, proprio perché veniva festeggiato con questi dolci fritti. Bene, io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento, spero che vi sia piaciuto questo excursus un po' su questo dolce molto particolare e molto tipico di Roma. Noi ci vediamo alla prossima ricetta e vi auguro a tutti una buona giornata.